Ciao a tutti! Dopo un po' di recensioni di True Wireless a bastoncino, finalmente vediamo delle buds in-ear che, come saprete, sono il formato ideale per chi desidera avere qualcosa di non troppo ingombrante nell'orecchio o vuole magari utilizzarle per fare sport. Rose Technics, che ringrazio, mi ha inviato questo nuovo modello, le Ceramics X, che implementano il Bluetooth 5.3 e almeno sulla carta hanno delle specifiche tecniche interessanti e che cercherò di raccontarvi al meglio in questa recensione. Ma come sempre, prima di entrare nei dettagli, vediamo che cosa c'è in confezione. Però state allerta e seguitemi fino alla fine perché le cose qui si preannunciano davvero molto interessanti. Oltre alla custodia con le buds all'interno, nella confezione troviamo il manuale utente in lingua cinese ed inglese, un cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 20 cm e infine 3 ulteriori coppie di gommini taglia XS, S ed L a completare la dotazione. Questa che vedete è la variante Black Gray, ma sono disponibili anche in colorazione argento e bianca. La custodia, che ha un peso di poco inferiore ai 40 grammi e dimensioni di 6,1 x 4,3 x 2,5 cm, ha una finitura particolare. Sembra infatti ricoperta da una sottile pellicola che aumenta il grip a dismisura, così che farsele sfuggire dalle mani diventa davvero complicato. Nella parte frontale troviamo il logo Rose Technics, che ha da poco cambiato nome in Rose Celsa, ma che in italiano suona male e difatti io continuerò a chiamarle alla vecchia maniera. Infine, subito sopra il logo abbiamo il LED multicolore. Nella parte posteriore non abbiamo nulla, mentre in quella inferiore troviamo la porta USB-C per la ricarica e il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. La costruzione è discreta, nel senso che i materiali sono buoni, così come gli accoppiamenti delle plastiche e delle finiture, ma la cerniera è troppo leggera, si notano infatti lievi movimenti in orizzontale, ma soprattutto non c'è la forza giusta per impedire la chiusura involontaria del coperchio. Basta infatti fare questo movimento e si chiude da solo. Utile come passatempo, sembra di giocare con uno zippo, ma qui si poteva fare decisamente meglio. Se apriamo il coperchio vediamo poi che l'estrazione è semplice, a patto di prendere le buds in questo modo, con il pollice e l'indice ai lati, mentre invece se proviamo a prenderli con l'indice nell'incavo superiore andiamo incontro a qualche problema, visto che gli spazi sono ristretti. Ad ogni modo, quando li estraiamo, portarli alle orecchie è comodo perché sono nella posizione corretta e non dobbiamo fare alcuna rotazione tra le dita. La forma del singolo auricolare è una classica forma tonda tipica delle buds in-ear, che però ha la particolarità di essere leggermente incavata nella parte interna per adattarsi meglio alle forme dell'orecchio. È totalmente in plastica opaca grigia, in questa colorazione, e la parte esterna è formata dalla generosa area touch con impresso il logo del produttore e il nome del modello. I tratti caratteristici sono tre. Il primo è la presenza dei pin dorati nella parte interna della capsula, il secondo è la presenza di un LED bianco in questa posizione e il terzo tratto distintivo è l'ugello trasparente, cosa che a memoria non ricordo di aver visto in altre True Wireless. Sono dotate di soppressione del rumore e lo fanno attraverso due microfoni per auricolare a cristallo di silicio. Questi due microfoni sono collocati in questo modo, il primo nella parte interna della capsula in prossimità di questo foro e il secondo nella parte inferiore esterna della capsula sotto l'area touch, dove prima vi ho detto essere presente anche un LED. Promettono prestazioni interessanti questi due microfoni e li potrete sentire all'opera tra qualche minuto. La capsula interna sagomata e il peso di 4,3 grammi rendono queste Ceramic X comode e confortevoli. Potrei chiudere qui e passare oltre, ma vi lascio qualche dettaglio in più per capire meglio alcuni aspetti. Il primo è la circonferenza non eccessiva dell'ugello, che entra quindi nel canale auricolare, ma non essendo troppo pronunciato non genera fastidio. Il secondo è la forma tonda, che si appoggia con delicatezza negli incavi del padiglione e non stanca, anche se la presenza comunque si percepisce sempre. Infine due cose: il grado di isolamento passivo è medio-alto perché i gommini di forma tonda qualcosa lasciano passare e l'area touch è impostata bene, ma anche un tocco leggero aumenta di pochissimo la pressione nel canale. Visto che la forma è di solito quella che consiglio a chi fa sport, ecco, questo modello può essere utilizzato anche per questo scopo, visto che sono certificate IPX5 e i microfoni sono addirittura dichiarati antivento.
L'applicazione Rose Link è disponibile sia per iOS che per Android e nella schermata principale, oltre a mostrare lo stato di carica degli auricolari, dà accesso a tutte le funzioni. Possiamo modificare le impostazioni della riduzione del rumore impostandola tra Normal, ovvero spento, Trasparenza, Noise Cancelling, ovvero attiva, o infine nella modalità Wind Noise che dovrebbe offrire performance migliori in condizioni di vento. Come possiamo vedere non è possibile modificare l'intensità della soppressione dei rumori. Scorrendo verso il basso abbiamo poi le opzioni di equalizzazione, che sono solo tre: pop, orientata a medi e alti, hi-fi, che restituisce un suono più neutro, e rock, che invece è orientata ai bassi. Per godervele a pieno il mio consiglio è di lasciarle impostate ad hi-fi. Abbiamo poi la possibilità di forzare il codec tra AC, SBC o LDAC, e quest'ultima è l'opzione consigliata se avete un dispositivo che supporta questo codec, ma occhio alla batteria. Possiamo poi abilitare la modalità gioco a più bassa latenza, abilitare o meno la connessione a due dispositivi in simultanea e infine controllare la versione del firmware ed eventualmente procedere con l'aggiornamento. I controlli invece sono minimal perché con soli 3 comandi per lato ed una configurazione particolare. Ad ogni modo con il tocco singolo sul sinistro abbassiamo il volume mentre lo alziamo sul destro. Il doppio tocco è impostato su entrambi gli auricolari per il play e pausa, mentre il triplo tocco sulla gestione delle tracce. Sul sinistro andiamo alla traccia precedente, mentre sul destro a quella successiva. Possiamo modificare la configurazione scegliendo ovunque le stesse azioni. Possiamo disabilitare il comando specifico oppure scegliere la gestione del volume o delle tracce. Spicca ad esempio l'assenza della gestione legata alla ANC che questo modello implementa, oppure della modalità gioco o l'assistente vocale che non sarà quindi possibile richiamare. Un'applicazione minimalista che ci offre appunto il set minimo di funzioni per gestire queste Ceramics X, anche se con qualche pecca che ci costringe ad intervenire manualmente tramite lo smartphone. E veniamo ora al suono. Non so come altro definirlo per farvi arrivare il concetto e le sensazioni provate in ascolto, ma è sempre caldo e avvolgente. Quando le indossate e ascoltate la vostra musica preferita vi danno quella sensazione di essere appunto circondati e avvolti dal suono che è sempre ricco. I bassi hanno una buona estensione ma non sovrastano, i medi sono brillanti e le voci in particolare sono riprodotte molto bene, soprattutto quelle femminili. E infine gli alti non mostrano asperità e risultano sempre piacevoli da ascoltare. Riescono a trasmettere queste sensazioni per due motivi più uno. Il primo è la presenza del chip Hi-Fi 5 che si occupa della decodifica del segnale digitale, il secondo è la particolare composizione del diaframma del driver da 10 mm in nanotubi di carbonio e l'ultimo è la disponibilità del codec LDAC oltre ai canonici AAC ed SBC. Queste caratteristiche tecniche, unite anche alla struttura interna della capsula, riescono a ridurre le distorsioni e a migliorare significativamente la qualità del suono, la quantità di strumenti percepiti e, in definitiva, aumentare la nostra soddisfazione in ascolto. Infine una nota sul volume che è alto, all'80% vi isolano bene dai rumori esterni e possono essere impostati a volume più alti solo se poi desiderate fare una visita dall'otorino. Se già conoscete Rose Technics, e non può essere diversamente se mi seguite, visto che di questo produttore ho già recensito altro, dicevo, se per caso le avete già con voi, vi consiglio un brano da ascoltare. Si tratta di Let's Dance di David Bowie. Mettete sugli auricolari, avviate il brano e poi andate a ringraziarmi nei commenti. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Prova di registrazione audio in condizioni di vento forte. Queste Ceramics X implementano tecnologie per la riduzione dei rumori ambientali fino a 55 decibel, che credo essere la più alta vista finora qui sul canale. Ebbene, dalle prove eseguite anche con vento forte, la voce risulta sempre ben udibile e i rumori ambientali attenuati al punto giusto per farci sentire sempre bene dal nostro interlocutore. Da notare che raggiungono queste ottime prestazioni con soli 2 microfoni per auricolare, segno che gli algoritmi di soppressione sono tarati molto bene. Rose Technics dichiara una durata di 10 ore, ma senza specificare con quale codec e livello di volume sono stati condotti i test. Ad ogni modo, con il codec AAC
e il volume impostato all'80%, otteniamo 8 ore e mezza con una singola ricarica. Un risultato molto interessante se pensiamo che sono piccole e la maggior parte degli spazi interni è occupata dal driver e dall'elettronica di supporto. Se attiviamo la NC abbiamo una perdita di circa il 30% sulla singola ricarica e questo porta la durata massima a 6 ore. Per la custodia invece sono dichiarate ulteriori 4 ricariche che porterebbero il totale complessivo a più di 40 ore reali, che sono in ogni caso un ottimo risultato. Certo, a livello tecnico manca qualcosa, ma è chiaro che da qualche parte qualcosa doveva essere tolta e si è preferito appunto agire sulle specifiche tecniche. Non hanno infatti la ricarica wireless, ma hanno invece quella rapida parziale che con 10 minuti offre, almeno sulla carta, fino a 10 ore di autonomia. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Ross Technics mi ha stupito nel recente passato sia con le Ear-Free i3 delle True Wireless in-ear a bastoncino, sia con le Quiet C che sono delle in-ear monitor dalla dotazione e dal suono eccezionale. Con queste Ceramics X abbiamo un'ulteriore conferma delle capacità e delle indiscutibili qualità di questi prodotti. In un formato così contenuto e leggero abbiamo infatti un suono brillante, quasi ai vertici per la categoria, una batteria di lunga durata e un comfort di buon livello ad un costo accessibile. Costano infatti circa 55 euro, che per quello che offrono è un prezzo a fuoco, ma hanno anche qualche difetto che come consuetudine vi lascio riassunto qui di fianco nella tabella dei pro e contro. L'altro elemento da tenere in considerazione è che si possono acquistare da AliExpress e per questo motivo la consegna non sarà fulminea e bisognerà attendere qualche giorno in più, ma comunque ne vale la pena. Comunque, per chi di voi fosse interessato all'acquisto, trovate il link in descrizione e fino a fine mese potete usare un codice sconto di circa 5 euro che trovate sempre in descrizione. Inoltre il più veloce di voi li potrà portare a casa circa la metà del prezzo quando pubblicherò l'annuncio sul canale Telegram che vi invito a seguire. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero abbiate apprezzato questo video o che questo vi abbia trasmesso quanto è importante conoscere prodotti nuovi, anche non dei soliti noti, fatemi dire, ma che hanno delle potenzialità elevate e una qualità paragonabile, ma tante volte ad un prezzo minore. Quindi, se così è stato, vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere un like al video, mentre per scambiarci pensieri, idee e sensazioni scrivetevi nei commenti e risponderò ad ognuno di voi. Alla prossima!